Auguste Rodin è considerato uno dei più grandi scultori di sempre, nonché l'iniziatore della scultura moderna. Rodin non era uno studente modello, lasciò la scuola a soli 15 anni e fu respinto per ben 3 volte dalla prestigiosa Scuola di Belle Arti di Parigi. Passata la delusione, anni dopo dichiarò che non era stata la scuola a respingerlo, ma lui ad essersi stancato di provare. Se oggi possiamo ammirare le opere di Rodin, forse dobbiamo ringraziare anche Pierre-Julien Aimard. Nel 1862, infatti, alla morte della sorella maggiore Maria, l'artista ebbe un momento di scoramento. Abbandonò tutto e si ritirò in monastero con il nome di fratello Augustin. Pierre-Julien, priore del monastero, lo accolse, ma gli consigliò, una volta ritrovata la tranquillità perduta, di riprendere a scolpire. Nel 1871 Rodin tenne la sua prima mostra a Parigi. Il successo non fu però immediato. Quelle sculture che sembravano non terminate rivoluzionavano completamente gli standard dell'epoca, eppure è proprio quell'indefinitezza che rende le opere di Rodin così speciali, capaci di trasmettere allo spettatore realismo, tensione e dinamismo. Ad ispirare l'artista francese furono i maestri del Rinascimento italiano, Michelangelo e Donatello, le cui opere Rodin ebbe occasione di ammirare nel corso di un viaggio in Italia compiuto nel 1875. Una delle opere di quel periodo, l'Età del Bronzo, pare sia stata ispirata dallo Schiavo morente di Michelangelo. Proprio quest'opera fu oggetto di scandalo all'epoca. L'eccessivo realismo nella resa del corpo umano portò molti osservatori a pensare che Rodin avesse realizzato il calco della scultura direttamente sul corpo del modello e non plasmandolo a mano, osservando il soggetto. Fu necessaria un'inchiesta governativa per scagionare l'artista. Eppure fu proprio questa disavventura che rese famoso Rodin. Il Ministero dell'Arte francese nel 1880 acquistò l'opera e gli assegnò la progettazione di un'opera monumentale, la porta d'ingresso di un museo di arti decorative. Per realizzarla, Rodin si ispirò alla Divina Commedia di Dante e chiamò l'opera Le porte dell'inferno. La monumentale opera alla quale l'artista dedicò oltre 30 anni rimase incompiuta. L'artista realizzò bozzetti, modelli e alcune figure, ma non riuscì a terminare il portale, alto oltre 6 metri e largo 4. L'impegno profuso dall'artista non fu però vano. La più famosa scultura di Rodin, il Pensatore, nacque proprio come figura per le porte dell'inferno. Il mancato rispetto dei tempi di consegna era una costante nel modo di operare di Rodin. Pensate che il monumento in memoria di Balzac, opera commissionatagli nel 1893 dalla Société des Gens des Lettres, fu ultimato con circa 5 anni di ritardo. Non si può parlare di Rodin senza citare una delle sue opere più famose, Il Bacio. Anche questa scultura doveva far parte della Porta dell'Inferno, essendo ispirata alla vicenda di Paolo e Francesca, raccontata nel quinto canto dell'Inferno di Dante. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!